Me lo chiedete veramente da tantissimo tempo e oggi finalmente ce l'abbiamo qui in carne e ossa no, però in telefono e ossa, Lele Adani. Ciao Lele. Ciao ragazzi, un piacere per me essere qui, grazie. No, grazie a te veramente per aver accettato il nostro invito, davvero grazie c'è un tripudio sì. qui in chat, ti salutano in tantissimo. Senti Lele, ho promesso che ti rubavo poco tempo, per cui vado dritto. Dritto. Prima di tutto voglio sapere, ha vinto la squadra che giocava meglio questo campionato? Ha vinto certamente la squadra che lo ha meritato di più, per una serie di componenti che cominciano con le idee, col cuore, con la programmazione, con la unione delle componenti dentro la società, staff tecnico, calciatori, la direzione sportiva, tutto quanto è filato per il verso giusto, ma perché è stato confermato, e non parlerei solo di quest'anno, un lavoro pluriennale che trova la meritata consacrazione in un successo sofferto, lottato, difeso, ma continuamente meritato. Ma abbiamo sentito dire spesso che il Milan è la squadra più europea tra quelle italiane nel modo di giocare, chiaramente. Sei d'accordo su questa cosa? Anche alla luce, insomma, di quello che abbiamo appena visto in questa Champions finita? Guarda, ci sono tante squadre nel nostro campionato che secondo me cercano di livellarsi, no? Alle squadre europee, che sono molto più aperte, creative e meno legate a canonici dettati del passato, no? Quindi il Milan, grazie al lavoro di Pioli e all'evoluzione del proprio allenatore, sicuramente è una di queste, perché la proposta continuamente variata nella preparazione, in base anche, molte volte va sottolineato, le difficoltà, no? Di organico, gli infortuni di questi anni, che è diciamo una rosa che molte volte ha dovuto far di necessità virtù. Esatto. Questa squadra del suo uomo migliore spesso ha dovuto fare a meno, però ha saputo inventare molte volte le varianti offensive ed è stata molto creativa, però a cominciare anche dai difensori, e quindi è stato veramente affascinante il percorso del Milan. È stato davvero affascinante, ovviamente è passato da tanti snodi, li hai citati tu, dopo il lockdown, dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ha fatto il mister Pioli, ha avuto delle idee innovative, perché insomma sono state diverse le novità che ha portato. Ma se tu dovessi scegliere l'uomo immagine, l'uomo copertina di questo Milan, anche a livello di giocatori, si è fatto il nome di Leao, di Maignan, di Tonali, chi sceglieresti se dovessi scegliere uno solo? Guarda, chiaramente ha sorpreso molto, chiaramente favorevolmente, la prestazione di Maignan, ma sapete perché non dico lui e dico Leao? Perché sennò sembra che il Milan abbia vinto solo grazie alle parate del suo portiere. Invece il portiere è moderno, se ce ne fosse uno, nella concezione e nell'interpretazione del ruolo, ma Rafael Leao la sua crescita a volte ha permesso ai rossoneri di vincere anche quando la partita era chiusa, era sporca, e lui si metteva in proprio e molte volte ha risolto. Quindi io metto Leao, ma il collettivo, sia chiaro, lo avrete detto 150.000 volte, io anche, e lo riconfermo, il collettivo è stata il segreto di questa squadra. Ma questo è evidente, però restando un attimo su Leao, secondo te può arrivare a diventare tra i primi 3 al mondo? Secondo me Leao, non c'è una squadra al mondo che possa non avere in rosa Rafael Leao, quindi sicuramente lui è un calciatore da top club al mondo, e io mi auguro che rimanga al Milan, mi auguro che ci rimanga a lungo, perché potrebbe contribuire con la sua crescita, la sua qualità, la sua completezza a far crescere ulteriormente il Milan e a dare una grande immagine di miglioramento del nostro campionato e del nostro calcio. Però per me Leao può giocare ovunque. Sì, assolutamente. Sì. Tu io ho una domanda, sul mercato una domanda più tecnica. Lele, volevo chiederti, visto che in questi giorni insomma è uscito in orbita Milan anche il nome di Enzo Fernandez, che il Milan sarebbe andato a visionare in Argentina. Volevo chiederti anche di Julian Alvarez, che invece andrà al City, che anche lui è stato in orbita a Milan. 18 milioni, ragazzi. Esatto, è stato 18. In orbita a Milan a gennaio, e l'ultimo è uscito proprio in questi giorni, che è Noah Lang del Bruges, però principalmente i primi due. Allora, sono i 2 calciatori migliori del River, sono veramente 2 crack totali. Uno, va bene, è stato capocannoniere e lo ha già preso il City, ed è un calciatore totalmente eclettico. Io mi sono già espresso qualche mese fa, per non dire anno, su Julian Alvarez al Milan, dicendo
che sarebbe il calciatore ideale per l'idea di calcio di Pioli quando cominciava, se vi ricordate, sicuramente vi ricordate, e anche gli altri anni, a variare sotto la punta, oppure la prima punta che usciva entravano gli esterni. È un calciatore così, non è solo un finalizzatore, è un calciatore che conosce il gioco, mentre Enzo Fernandez, fate i conti di vedere una mezzala creativa, potremmo parlare di Gundogan, di Lorenzo Pellegrini, quei calciatori che hanno pensiero, hanno idee, inventano il corridoio quando non c'è, hanno proprio padronanza dello svolgimento della manovra, cioè è proprio un giocatore che è diventato subito un idolo del Monumental dopo poche partite. È veramente un calciatore che è nato per dare un valore aggiunto a livello di qualità, e quindi sono chiaramente due richieste che non mi stupiscono vedendo come opera il Milan sul mercato, quindi Maldini, Massara, sono in linea con il pensiero, la finezza degli uomini di mercato del Milan. Invece su Botman, Lele, stavamo discutendo del fatto che sembra raffreddata la pista Botman, forse dovuto a questioni di mercato, ma forse dovuto anche all'esplosione, insomma la coppia Tomori e Kalulu diventa difficile, numeri alla mano poi mettere da parte qualcuno. Altro capolavoro dell'allenatore, anche dei ragazzi. Kalulu, quello che ha impressionato è che spesso e volentieri faceva meno anche della copertura ai suoi lati, cioè accettava l'1 contro 1. Tomori lo faceva già, ma la lettura di un difensore moderno è quello di poter permettere ai terzini non sempre di fare 80 metri di campo, ma di stare leggermente già pronti a ripartire, quindi di cavartela da solo, e Kalulu lo ha fatto da subito. Quello che dico è che comunque il Milan deve cercare di metterlo, secondo me, un mancino in rosa. Un mancino in rosa, visto che uscirà Romagnoli, il Milan deve cercare di metterlo e di dargli il tempo poi di eventualmente di fare la competitività sana con appunto quei titolari di oggi, però credo che sia una cosa adeguata se cerchi di mettere un mancino, che sia Botman, che sia Senesi, non so, se ne è parlati di diversi, no? Però comunque il profilo di Botman mi sembra corretto. Senti, detto qui dicono complimenti Lele, sei una persona magnifica, la tua umiltà è la più grande forza, bravissimo. Senti, visto che si parla il Milan del fatto che i due acquisti, insomma i due reparti che deve rinforzare sono quello della tre quarti e dell'ala destra, se fossi tu il direttore sportivo del Milan, chi ci porteresti? Facci sognare. Credo che il calciatore è migliore da prendere a destra per rientrare sul mancino, perché è un calciatore che penso che il giorno d'oggi sia diciamo così una differenza, sia Antony dell'Ajax. Ma ragazzi, mi avete chiesto di sparare, giusto, io con i soldi degli altri io vado. Anch'io sono bravissimo con i soldi degli altri. Lo facciamo prigionieri. Anche De Ketelaere è un ottimo calciatore, bravo, tecnico, che altro nome accostato al Milan. Ma è pronto lui secondo te per il calcio italiano? È un calciatore in crescita. Antony è un po' più avanti, Antony fa quasi il titolare nel Brasile, potrei dirti anche Rafinha, però sono giocatori che costano, ragazzi, quindi comunque sappiamo che il Milan, anche i calciatori che non erano subito pronti, li ha aspettati e li ha fatti diventare più che pronti, quindi l'importante è che sia un profilo in linea, sì, come con la potenziale. Esatto. Ragazzi, dove non arrivano i soldi arrivano le idee, l'ha dimostrato proprio il Milan. Esatto, direi che questo è Ti posso fare l'ultima, Lele, poi giuro che ti lasciamo andare, non è un sequestro di persona, però ma stai scherzando, con piacere. Volevo sapere che idea ti sei fatto della vicenda, insomma, 11 anni che il Milan non vince nulla, finalmente si vince lo scudetto, tempo 3-4 giorni, esce l'intervista di Maldini che insomma ha scosso l'ambiente, questo è inutile negarlo, perché è da venerdì che non stiamo parlando di altro. Tu che idea ti sei fatto su tutta questa vicenda? Mi sono fatto un'idea molto semplice, che molte volte il calcio anche davanti a una cosa fatta in maniera straordinaria non sempre vive di incastri giusti, perché molte volte le persone devono imparare, hanno bisogno di adeguarsi, hanno bisogno di allinearsi, capire, anche proprietari che hanno molte disponibilità, assolutamente, e anche proprietari che hanno molte disponibilità, non è detto che siano pertinenti, però io credo che, dato che c'è margine e c'è ancora tempo, io credo che poi le cose devono mettersi tutte nel posto giusto, quindi Maldini deve rinnovare e deve avere carta bianca totale per operare, perché meglio di lui non ce n'è, e quello che ha fatto sia a livello
diciamo così, operativo, che a livello sentimentale, che è una cosa che vale ancora nella vita, Bravo, è unico. bravo. Quindi dare il rinnovo di fiducia non solo contrattuale, proprio i pieni poteri a Paolo col suo staff, e deve continuare questa storia. Per forza, per forza. Lele, senti, sei stato veramente gentilissimo. Spero ti Grazie sia trovato a voi, bene ragazzi. anche tu, perché tornerò a Grazie. disturbarti. Va bene, accetto e aspetto. Grazie. Ciao Lele, grazie Ciao, mille, ragazzi, buona un abbraccio. giornata. Ciao, Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.